Buongiorno a tutti, spero stiate tutti bene. Sono Lorenzo Bensi e sono un fotografo paesaggista. Al momento sono in Italia, vicino a Brescia, precisamente a Zone, e la particolarità di questo posto è che ci sono dei camini praticamente di roccia e di terra che sono stati formati tramite l'erosione dell'acqua, e li potete vedere dietro di me. Quello che cercherò di fare oggi è di catturarli al meglio dal punto di vista fotografico, soprattutto in bianco e nero in formato quadrato, per cui adesso preparo l'attrezzatura e ci rivediamo tra qualche istante. Allora, quello che sto cercando di fare al momento è isolare il più possibile questi camini di roccia e di terra da tutto il resto del paesaggio, perché ho un paese dietro a questo soggetto e lo voglio escludere dalla fotografia. Per cui sono attualmente a f8 a 50 mm, ISO 100 e 0,8 secondi. Questi sono i miei settaggi. Adesso passo alla macchina così vi faccio vedere la composizione attuale. Allora, questa è la mia composizione attuale. Come potete vedere ci sono queste bellissime piramidi e coni. Scusate per il dito, ma è l'unico modo per indicarveli al meglio, e ho cercato di escludere tutto il resto perché là in alto ho un paese, qui ho delle case e quindi ho cercato di escludere il più possibile tutti gli elementi di disturbo. La foto verrà fatta in formato quadrato, quindi contate che dove adesso ho le due dita, queste due linee non ci saranno. Comunque cerco di cropparvelo a video così avete un'idea più chiara di come verrà effettivamente la foto.
sto ovviamente cambiando la composizione in modo diverso, ne ho già trovate 3 o 4, alcune più ravvicinate, altre più grandangolari, e sto cercando di catturare al meglio tutta la zona. Se poi esce qualcosa di buono lo vedrete sicuramente a schermo in video. Sto aspettando che cambi un pochettino la luce e tra poco prenderò il sentiero che c'è qua sotto e che mi porterà là e là sopra per vedere le piramidi un po' più da vicino, spero, perché qui non sono ancora mai stato, quindi è tutto un po' incerto. Intanto faccio colazione con una brioche, un caffè caldo, finché è ancora caldo, e ci vediamo tra pochissimo. A dopo. Allora, questo è il cartello che ci spiega sostanzialmente tutta la riserva regionale delle piramidi di Zone. Come si può vedere, se leggiamo qui, nei 100 anni questo parco si è modificato, si sono abbassate le creste di 2-4 metri e possiamo vederlo in foto. Questa è una foto di 100 anni fa, presumo, e questa è più recente. Come vedete, prima le creste erano molto più alte qui e alcune sono addirittura sparite, e anche qua in alto erano sicuramente più alte rispetto ad adesso. Anche qua c'era un cappello principale che qui non troviamo più. Questo è un po' di informazione, insomma. Scusate il traffico, ma appunto c'è una strada dietro di me. Ho intrapreso il sentiero, è molto ben segnalato e non so se riuscite a vedere alle mie spalle, ma è proprio molto lineare. Sì, è ripido e in discesa, però è ben percorribile, e come potete vedere dietro di me si vedono molto meglio le piramidi e appunto questi camini. E niente, continuo per la mia strada, ci vediamo tra poco. Allora, sono arrivato sotto a questo camino che è uno, secondo me, dei più grandi. Devo ammettere che visto da sotto è veramente imponente. Adesso, se riesco, ve lo faccio vedere meglio togliendo la mia faccia e inquadrando solo lui. Allora, sono esattamente sotto a questo camino e cerco di farvi vedere la composizione da qua. Non so se riesco, sinceramente. Ecco, come potete vedere è una composizione molto semplice. C'è questo camino principale e l'altro più piccolo a sinistra. La composizione è sempre quadrata, quindi teniamo conto di quelle 2 linee laterali che verranno eliminate. Sto cercando di sottoesporla un pochettino in modo da preservare un po' il cielo. Adesso si è spento il monitor.
perché non lo stavo usando da un po', per cui vado per dire a un -7, così da preservare un pochettino di più il cielo. Allora ragazzi, ho raggiunto il prossimo, o meglio il nuovo punto panoramico, è il terzo che raggiungo e dovrebbe essere anche l'ultimo tra quelli indicati. Poi dovrei arrivare in quel paese che è lassù e poi tornare giù dall'altra parte e ritornare alla macchina. Allora qui ho trovato già la composizione e adesso cerco di farvela vedere direttamente dallo schermo della macchina. Allora, questa è la mia composizione attuale. Vedete i settaggi sono ISO 100, un centesimo di secondo, F4, il fuoco è sul primo camino, F4 perché vorrei avere a fuoco solo il primo camino e tutto il resto fuori fuoco, in modo da avere un'immagine leggermente più morbida. Per avere tutto il camino a fuoco, quindi tutta questa prima parete che si vede qui a fuoco, farò un focus stack di più immagini, mettendo a fuoco prima il punto più in alto e poi spostandomi su tutta questa parete rocciosa, e poi se esce qualcosa di buono come sempre lo vedrete qui. Allora, sono arrivato praticamente in cima, sta uscendo anche un pochettino di sole che spero mi illumini un po' le rocce lì sotto. C'è una luce molto bella sulle montagne di là, ma non è il soggetto che mi interessa in questo momento, per cui pazienza. E la mia macchina l'ho vista, è dall'altra parte proprio della valle, quindi un po' di strada a piedi l'abbiamo fatta e il fiatone inizia a farsi sentire. Comunque ho piazzato qua la macchina, adesso provo a fare una composizione e poi vi parlo direttamente dalla composizione. Allora ragazzi, questa è la mia composizione attuale. I settaggi sono F13, un ventesimo di secondo, ISO 100 e il fuoco sul primo camino a sinistra.
con la regola dei terzi, e la composizione è sempre per il formato quadrato. Come vedete c'è un po' di luce del sole che si riflette sulle rocce, quindi meglio rispetto a stamattina. Ok, altra composizione che ho trovato adesso, ho già messo a fuoco, sempre sul camino centrale. I settaggi sono gli stessi della foto precedente, sempre 2 secondi di ritardo. Ok, ho fatto qualche altro scatto a mano libera e sono arrivato effettivamente al paese che è Cislano di Zone, e quindi il giro direi che è finito. Io chiamerei la giornata come finita e adesso torno alla macchina e poi ci salutiamo lì. Allora ragazzi, sono appena arrivato alla macchina, sono 20 a mezzogiorno, direi che la giornata si può concludere qui visto che sono in questo posto dalle 6 di questa mattina. Passeggiata molto bella, non troppo difficile, sono 5 km mi pare a piedi come anello totale. È un bellissimo posto dal punto di vista fotografico, secondo me anche in bianco e nero rende molto bene, e beh, anche a colori magari in un'altra stagione, verso la primavera o l'autunno, sicuramente col colore degli alberi che contrasta il bianco delle rocce, delle formazioni rocciose. E niente, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se volete iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!